I ragazzi che state vedendo hanno tutti una cosa in comune. È la prima volta, letteralmente le prime ore della loro vita in cui imparano a skateare. Ma di questo ne parliamo alla fine del video. Li guardiamo ascoltando un pezzo degli Obos. Questa è Mad Twice. Next to you, spend the day with me. We could play cards or tell local jokes. Where have you been this whole time? Far from me, how could I ever know? It's been a while since I had such a light-hearted laugh. There's no need to rush, don't catch the bus, I walk you right home. Where are you going? The sun's out, shining home, so don't leave me. Ho skatato anche assieme al cantante degli Obos. Potete cliccare qui sopra per il video con Marco, sulle note di Change Again. Per quanto mi riguarda ho cominciato così, portando i miei amici in giro, introducendoli allo skate, al longboard, al surf skate. Poi un giorno vennero 2 amici italiani, 2 settimane a Barcellona. Ed io stavo ingessato, lo sapete com'è andata, o potete cliccare qui in alto a destra. Avevo 3 tavole in croce al tempo, era il 2016, quindi giù a svitare e preparare un cruiser con una mano sola. Vittorio ha dovuto reimparare quasi da zero sul mio longboard, mentre Michele ancora riusciva a ollare. E noi lo guardavamo come un maestro Shaolin, anche perché era pelato. Abbiamo fatto downhill scendendo giù per grassi e inventato mosse di salvataggio a un braccio solo, quando ho dovuto frenare Vittorio in discesa prendendolo a braccetto e girando su noi stessi. Pensi veloce quando devi soccorrere un amico ed è impagabile lo sguardo di un principiante che pensa che gli hai appena salvato la vita. Abbiamo girato per tutta Barcellona, una notte anche per la festa di Sanz, tra concerti, barboni e polizia. A fine vacanza entrambi mi dicono: dovresti farlo di mestiere, far conoscere Barcellona e skate. Ma penso a quell'idea e mi chiedo: dove accidenti trovo i clienti che sappiano skateare? Come vanno via avevo già programmato un viaggio in Croazia. Viaggio ingessato invece che farmi operare. Che cretino. Torno a casa a fine settembre, taglio il mio primo cruiser, sarebbe questo il primo video del canale, teoricamente. In realtà l'avevo aperto per fare video di cucina in spagnolo, non mi cago nessuno. Mentre lo skate funzionava tanto in inglese quanto in italiano. Nessuno ne parlava in Italia, sembrava un genere appartenente al cinema muto.
tantissimi talenti eppure nessuno che lo raccontasse con parole proprie. Dopo un anno di YouTube rispolverai l'idea di Vittorio e del maestro Shaolin. L'idea era un'attività per tutti, per ogni classe di skate e longboard, ma soprattutto volevo filmare l'itinerario. Questo era quello che sapevo fare. Volevo lasciare un ricordo con i controcoglioni. Non trovai niente di simile, neppure in California. Allora ci risiamo, inventiamoci un lavoro. E comincio facendo quello che mi riesce meglio, assemblare longboard e cruiser. Fu così che scoprì che non devi fidarti mai della risposta quando chiedi sai skateare? Chi ci sa fare è troppo umile per ammetterlo e chi non sa non lo dice. Al primo tour siamo in 4, un americano che solo usa la sua boosted board, il famoso longboard elettrico per pigri, e ovviamente non ha idea di come si freni. Un gigante austriaco spericolato alla sua primissima volta sulla tavola ed una coppia tedesca, di cui il ragazzo era l'unico che sapesse davvero skateare. In tutto questo io avevo specificato che dovessero già saperci andare ed il punto di incontro richiedeva una discesa non da poco per arrivare al centro città. Prima di tirare fuori la camera mi preoccupai di insegnargli le basi. Erano motivati. In 20 minuti eravamo pronti a scendere, con qualche tratto camminando per sopravvivere. Ma ragazzi, che gruppo! La finimmo a Barcelloneta a tutta velocità giù per la discesa dell'Hotel W. Ero orgogliosissimo. Una sola caduta dell'austriaco, quando volle provare il mio piccolo cruiser, ma tanto lui era una roccia. Sorrisi pompati di adrenalina. Allora gli dissi, ragazzi, lo rifacciamo? No, mi risposero in coro. Sono passati ormai 3 anni in cui ho adattato il tour ad ogni livello e stile, per evitare le discese ai principianti e diventare io una macchina che prevede tutte le variabili, tutte le tipologie di cadute e ostacoli urbani, perché uscendo tutti i giorni può davvero capitare di tutto. Percorsi da cruising, street spots, dancing. Le soddisfazioni arrivano tanto dai ragazzi che skatano per la prima volta, innamorandosi della tavola, quanto dalle storie di skater da tutto il mondo che guardano Barcellona come un sogno. Ragazzini di 10-13 anni pompati da un'energia allucinante. Ma i miei preferiti sono i più grandi, dai 30 ai 40, talvolta 50, che avevano abbandonato la tavola, con storie da skatepark e street quando erano ragazzini e che poi negli anni per il lavoro, la salute, le responsabilità si erano scordati di quell'incredibile talento che avevano maturato. Loro sono la gemma dei miei skate tour. Alcuni hanno rispolverato la loro vecchia tavola negli ultimi tempi, altri ci rimettono i piedi sopra dopo 10 anni letteralmente davanti ai miei occhi. Questo per me non ha prezzo. Ho ripreso la tavola 5 anni fa, dopo 30, quando ero solo un bambino col mio pessimo skate giocattolo. Ed ora mi ritrovo con le chiavi della felicità. Mi sento come uno spacciatore con la droga più pura. A volte penso che sia troppo facile vendere qualcosa di così bello. Ed è per questo che do tutto quello che posso per ringraziarvi, per farmi vivere questo sogno. E ci metto l'anima quando monto i vostri video. Questa non è un'attività commerciale, è un'utopia fatta di gente ed emozioni reali. Il percorso è ancora lungo, ma si tiene botta grazie al vostro supporto. If you want to skate in my neighborhood, who you gonna call? Skate therapy! What? Davvero? Skate therapy! Non fa rima. Skate therapy!